Quello che molti viaggiatori che scelgono Madrid come meta di un viaggio di 4 o 5 giorni non sanno è che la posizione centrale della capitale spagnola consente la possibilità di visitare alcuni posti veramente interessanti. Uno di questi è Avila, la città perfetta per chi ama il Medioevo come me o per chi cerca qualche ora di fuga dalla canicola madrilena. Madonna, che freddo! Mamma mia, Samora, sto morendo di freddo! Racchiusa entro una possente cinta muraria a 1131 metri sul livello del mare, Avila è il capoluogo di provincia più alto di tutta la Spagna e una delle città più antiche del paese. Per la gran quantità di dimore signorili e palazzi storici è famosa come Avila de los Caballeros, cioè la città dei gentiluomini, ma potremmo chiamarla anche Avila delle chiese per la gran quantità di edifici religiosi, alcuni di questi indissolubilmente legati ad episodi della vita di Santa Teresa d'Avila, geniale religiosa e mistica spagnola nata qui nel 1515. Ma ci gettiamo subito nel clima di questa città andando a visitare la sua cattedrale. L'esterno della cattedrale di Avila è solamente lo scrigno di un vero e proprio tesoro dell'arte gotica spagnola, che è invece l'interno della chiesa, all'interno del quale potrete letteralmente volare attraverso un tesoro dell'architettura che ci racconta anche molto della millenaria storia della città. La cattedrale di Avila gioca un ruolo fondamentale nella storia dell'architettura spagnola, essendo la cattedrale più antica in stile gotico presente in Spagna. Tuttavia, la fondazione della struttura risale a ben prima che lo stile gotico si diffondesse. Siamo infatti all'XI secolo, quando Alvar Garcia decise di ricostruire l'antica chiesa del Cristo Salvatore. Pensate che questa chiesa fa parte del sistema difensivo della città, dato che l'abside della cattedrale è inserito all'interno della possente cinta muraria. Quello che spicca tantissimo agli occhi è il possente retablo, cioè la pala d'altare ingegnata da Vasco della Zarza con pitture del Berenghete e di Juan de Borgogna. Molto bello anche il coro ligneo e naturalmente il chiostro, che è senza dubbio un invito al relax. Gustiamocela un po'. Sarà il fatto che sono venuto qui in una domenica di metà agosto, sarà anche la particolare temperatura, dove momenti di estremo caldo si alternano a momenti di estremo freddo. L'atmosfera che si respira qui ad Avila è quella di una città sospesa nel tempo, come se qualcuno avesse premuto pausa sul videoregistratore e avesse lasciato le cose così come erano secoli fa. Se il simbolo più iconico di Avila sono le possenti mura di cinta, dobbiamo dire però che la storia di questa città è ben più antica. Ci sono testimonianze di uomini in questa zona fin dal VII secolo a.C. e lo stesso nome della città riecheggia una leggenda che vuole che Avila sia stata fondata niente po' di meno che da Abila, moglie di Ercole. L'antichità di Avila la vediamo proprio in questa piazza del piccolo mercato, dove una volta confluivano il Cardo e il decumano della città antica. Ma eccoci tornati all'esterno delle mura per andare a vedere un altro dei monumenti fondamentali di questa città, che è il convento di Santa Teresa, appunto
Santa Teresa di Avila. Inaugurato nel 1636, il convento è stato costruito sulla casa natale di Santa Teresa, su progetto, pensate, di un frate architetto, Alonso de San José. Conoscere la storia di Avila significa conoscere la storia di Santa Teresa e la storia delle mura che difendono la città praticamente da un millennio. La conformazione urbanistica della città stessa e dei luoghi che la contornano però ci consente di poter capire tutto questo semplicemente con un unico colpo d'occhio. Ed è proprio in uno di questi punti che mi sto dirigendo cammina attraverso un sentiero che, neanche a farlo apposta, come tutti i sentieri pedonali spagnoli, se percorso tutto, ci porta a Santiago de Compostela. Ecco, non è proprio a Santiago che voglio arrivare, Dio ce ne scampi, ma il mio obiettivo è semplicemente arrivare al più bello dei Miraduros di Avila. I Miraduros sono dei belvedere, dei punti di osservazione che in questo caso mi consentono di avere una stupenda vista d'insieme sulle mura della città. La muraglia di Avila, unicum in Europa oggi per la sua conservazione, è stata costruita a partire dall'XI secolo per volontà di re Alfonso VI e successivamente rimaneggiata. Oggi è nel patrimonio mondiale dell'umanità. E nel frattempo ho appena realizzato di aver percorso tipo 2 volte il giro delle mura a piedi. Non male come allenamento, veramente non male. Prima di andar via da Avila voglio mostrarvi uno dei monumenti più belli della città, come se non ne avessimo già visti abbastanza, anche questo inserito all'interno del patrimonio dell'umanità. Sto parlando della Basilica di San Vicente. Anche questa un incredibile esempio di commistione tra stile romanico e gotico, e non solo, perché luoghi sacri in questa zona esistono, pensate, dal II secolo d.C., ovvero dall'epoca delle persecuzioni. La basilica, costruita tra l'XI e il XIV secolo, si presenta come un'imponente costruzione romanico-gotica dalla facciata scandita da alte volte a ogiva e con un bellissimo portale. L'interno si segnala soprattutto per il sarcofago di San Vicente, ovvero San Vincenzo e delle sorelle, meravigliosa opera della scultura romanica sormontata da un baldacchino gotico fiorito del 1465. Eccolo qua, scolpito alla fine del XIII secolo. Il cenotafio racconta in vivaci riquadri la vita del santo e delle sorelle che sarebbero stati martirizzati al tempo di Diocleziano proprio in questo luogo. Ecco quindi perché questa terra è terra sacra da tantissimo tempo. Con il treno delle 20:10 me ne torno a Madrid dopo una lunga giornata ad Avila, stanco ma contento di aver capito una cosa: che ci crediate o no, a volte i santi possono fare il miracolo di sospendere il tempo. Questo è stato il mio viaggio ad Avila, io vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo viaggio che sarà praticamente adesso e vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!